L'Inter ha formulato un'offerta all'Everton per Iliman Ndiaye, è un'offerta molto importante perché si parla di 40 milioni di sterline, qualcosa come 47 milioni di euro che l'Inter è arrivata a mettere sul piatto per tentare di convincere l'Everton a cedere Ndiaye. È una notizia lanciata dal The Athletic, una testata inglese molto credibile e molto affidabile, che vi posso anche aggiungere, è stata una notizia confermata in queste ore ulteriormente anche da altre fonti, dall'entourage del giocatore e non soltanto. Quindi l'Inter ci ha provato davvero nel corso di quest'estate. Non sappiamo bene le tempistiche, quando è arrivata questa proposta, verosimilmente prima dell'affondo e dell'acquisto da parte dell'Inter di Andy Diouf, e quindi sicuramente in quel lasso di tempo che va dall'uscita allo scoperto, diciamo così, per Ademola Lookman fino al tentativo anche per Manu Koné, quando l'Inter ha evidentemente poi cambiato approccio e cambiato obiettivi sul mercato. In quel periodo lì, ecco allora che l'Inter ci ha provato per Ndiaye, un'ala sinistra di piede destro, anche lui, un esterno che però è attaccante comunque nelle caratteristiche e nel suo modo di trovare la rete e la porta, perché una volta esclusa diciamo la parte dell'avventura al Marsiglia dove non ha fatto benissimo sia in Championship, la Serie B inglese, che poi all'Everton l'anno scorso, Ndiaye ha segnato molto, l'anno scorso è andato in doppia cifra comunque in un club come l'Everton, e quindi è un profilo che evidentemente ricalca molto le caratteristiche di Ademola Lookman, che l'Inter nell'ultimo mercato ha cercato di inserire nella rosa di Chievo, scontrandosi poi con delle valutazioni che non è riuscita a scalfire. L'Everton ha respinto questa proposta, evidentemente l'Everton nel contesto Premier League sa di poter ottenere cifre ancora più alte per il suo numero 10, l'Inter è stata respinta e da lì quindi ha virato sulla altri profili e su una conclusione di mercato che ha lasciato più di qualche perplessità. E si è lasciata da parte anche un budget, una sorta di tesoretto di cui abbiamo parlato e di cui parliamo anche in questo nuovo episodio di oggi. Allora ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno qua sul canale, così voliamo sempre più verso i 100.000 iscritti. Nel frattempo però, come detto, parliamo delle notizie principali del momento e come detto parliamo anche di questo famoso tesoretto, una notizia che ha scatenato spesso divisione e commenti anche nella nostra community. È un tema che vi racconto da tempo perché, come vi ho sempre detto, la notizia qui si fa cronaca, non si tira ad indovinare sul futuro, e facendo cronaca, quando vi dicevo che l'Inter aveva un budget a disposizione e un tesoretto da poter utilizzare, ve lo dicevo in maniera preventiva per mettervi in guardia dal fatto che se l'Inter poi non avesse fatto determinate operazioni sarebbe stato per scelta e non per mancanza di disponibilità economica. Quindi l'Inter ha scelto di chiudere il mercato con le ultime operazioni che abbiamo visto, da qui poi abbiamo tratto le nostre conclusioni, e per scelta l'Inter quindi potrà decidere a gennaio se investire o meno un budget che è rimasto ancora a disposizione, che molti quotidiani stanno quantificando tra i 20 e i 25 milioni di euro, più o meno da quello che circola, e da qui poi sono già iniziate però quelle che sono al momento secondo me principalmente speculazioni giornalistiche, cioè che l'Inter quindi abbia a disposizione la possibilità di fare determinate spese è confermato, poi che le farà e soprattutto dove lo farà vedremo. Per il momento secondo me quello che stiamo leggendo è tutto un 1+1 giornalistico, cioè l'Inter ha provato a prendere Lookman, ha fatto un'offerta importante per Ndiaye, dove potrebbe intervenire a gennaio? La lacuna, quella che è rimasta, è quella della quinta punta, una quinta punta che però qui bisogna fare molta attenzione, non è una quinta punta in termini di gerarchie, cioè l'attaccante che arriva ultimo nelle sostituzioni, ma è una quinta punta in termini di caratteristiche, cioè quell'attaccante molto diverso dai profili che abbiamo attualmente in rosa, come lo sarebbero stati appunto Ndiaye e soprattutto Ademola Lookman, che è stato reintegrato nella lista Champions anche dell'Atalanta. Quindi l'Inter verosimilmente potrebbe andare su quel tipo di profilo lì. Da qui poi si stanno già scatenando le prime cose su cui ragazzi vi invito ad andare molto cauti. Il Corriere dello Sport in particolare ha accennato a delle relazioni molto positive che l'Inter avrebbe su Malik Fofana del Lione, un nome che è molto in hype, come si dice sui social in questi giorni. Sì, che l'Inter possa avere delle relazioni positive, ok, che l'Inter possa andare a gennaio a prendere Fofana dal Lione, lo vedo, ecco, vediamo, aspettiamo adesso a sbilanciarci in questi modi, soprattutto perché bisognerà capire come ci arriverà l'Inter a gennaio e come ci arriverà anche Christian Chivu. E a tal proposito, a proposito anche di quello che stanno scrivendo i giornali in queste ore,
Io ragazzi sono rimasto abbastanza colpito perché dai tifosi me lo posso anche aspettare. I tifosi si fanno prendere anche un po' dai risultati. La sconfitta con l'Udinese, unita ad una chiusura di mercato che ha lasciato tanti delusi o quantomeno perplessi, ha creato un mix che durante la sosta per le nazionali diventa esplosivo. Ecco, però sui quotidiani ci si aspetta un po' di analisi, un po' di approfondimento in più, e invece i toni che leggiamo tra ieri e soprattutto oggi sono quelli del disastro Inter. È tutto finito, è tutto già un caos, una polveriera, una rosa già da rifondare nonostante gli acquisti fatti la scorsa estate. Ci sono degli approfondimenti su Cianoglu che è già finito, è in ritardo di condizione, è in rotta col gruppo, Kivu non sa come reintegrarlo, eccetera. Luis Enrique, vabbè, che è già stato bollato all'acquisto, al momento dell'acquisto da parte di molti tifosi, però con l'Udinese anch'io mi sono interrogato e dicevo, ma anziché andare ad intasare l'area di rigore contro le torri dell'Udinese che stanno vincendo tutti i duelli aerei, perché intasare l'area anziché provare magari a mettere un po' più di qualità nella manovra, anche con Luis Enrique, che in teoria è stato preso proprio per questo motivo. Però, ecco, con questo mio spunto, con questa mia domanda, non intendevo dire che Kivu ha già bocciato Luis Enrique, che è un brocco, che fa schifo, eccetera, eccetera. Bissek, non ne parliamo. Io Bissek non ho capito perché è un giocatore altamente divisivo. Non ho capito perché. Su Bissek non lo puoi toccare, ma al tempo stesso altri lo insultano alla grandissima. È molto divisivo, crea sempre divisioni. Io ho sempre detto che nascondere sotto al tappeto, far finta di niente sugli errori che commette Bissek non lo aiuterà a crescere. Tanti dicono è giovane, quindi puoi accettarlo nel percorso di crescita. Puoi accettarlo, ma non farlo presente, non sottolineare gli errori, secondo me non aiuta a crescere un giocatore che comunque ha 25 anni. Quindi sì, per un difensore c'è ancora un margine di crescita, ma non è nemmeno giovanissimo. Soprattutto sei all'Inter, quindi ci sono anche delle responsabilità che il mondo Inter comporta. Ma se ogni volta che commette un errore andiamo a cercare il pelo del però Acerbi poteva dargli una mano qua, però Frattesi in panchina stava parlando troppo forte e l'ha distratto, però prima della partita da Piano Gentile lì alla rotonda Kivu gli ha tagliato la strada, quindi è arrivato distratto la partita, non lo aiuti. Un giocatore così non lo aiuti nella crescita. Al tempo stesso non puoi andare nemmeno all'estremo opposto, dove adesso Bissek pare veramente la causa pure della crisi economica in Italia, pure del problema degli stipendi italiani, è colpa di Bissek, è tutto colpa di Bissek adesso, ma è possibile questa cosa? La Gazzetta dello Sport penso che abbia anche commesso un errore in queste ore, perché ieri, 2 giorni fa, parlava di un'offerta che l'Inter avrebbe rifiutato da 42 milioni di euro per Bissek, addirittura oggi invece si parla di 32, quindi non so se è scappato magari dalla tastiera scrivendo l'articolo un errore di battitura. Io continuo a crederci, prendo un po' con le pinze questa cosa delle offerte rifiutate perché se consideri Bissek un'alternativa, sopra i 30 milioni di euro non puoi dire semplicemente no, grazie, arrivederci, come ha fatto l'Atalanta con Lookman. Se lo consideri un'alternativa, per quanto ci vuoi puntare, eccetera, però a quelle cifre, nel momento in cui vuoi reinvestire, vuoi rifare una nuova rosa, è vero che Bissek ha un peso a bilancio piuttosto basso, quindi sostituirlo non è semplice, è vero tante cose, però sopra 32 milioni, se ti arrivano a 32 milioni dici no a 32, ma trattiamo e cerchi di spuntare qualcosina in più. Se invece non lo consideri un'alternativa, allora anche con l'arrivo di Akanji, se non lo consideri un'alternativa anche con l'arrivo di Akanji, allora non ha senso che adesso, dopo l'errore commesso con l'Udinese, lo si metta in croce. I giornali che scrivono che la dirigenza si sta interrogando su Bissek, che Kivu lo retrocede, eccetera. Cioè è bastato davvero questo errore a cambiare così idea, è bastata una partita a far cambiare idea in maniera così importante. E lo dico per Bissek, ma vale anche per Christian Kivu, un Kivu che in questo momento, ragazzi, va difeso, secondo me, va difeso da tutti noi, va difeso dalla dirigenza anche in maniera forte, in maniera pubblica. Credo che la dirigenza lo farà. Ci aspetta un ritorno dopo la sosta subito molto intenso, doppia trasferta Juventus a Torino e Ajax in Champions League, con la partita subito ad Amsterdam che può indirizzare molto la nostra qualificazione agli ottavi di finale di Champions. Quindi subito si riparte con un certo carico di pressione in cui Kivu deve avere un grande supporto da parte nostra, secondo me, e anche da parte della dirigenza, altrimenti, così come per Bissek, anche per Kivu, sono bastate 2 partite per mettere già in discussione la programmazione che hai fatto in estate. Ecco, questo sarebbe l'apoteosi, secondo me, del caos. Detto che, parlavo con dei colleghi, mi dicevano, però anche l'anno scorso con Thiago Motta si diceva di piano triennale e poi abbiamo visto come è andata a finire. Ok, ma lì
la questione Thiago Motta, poi c'era stata anche una rottura interna, è una situazione molto particolare. Certo che se si arriva a degli estremi complicati devi prendere delle decisioni, ma in questa fase in cui hai preso delle decisioni forti e le hai prese anche, non dico vantandotene, ma dandone anche il giusto peso nelle varie dichiarazioni, nelle conferenze, eccetera, va difesa questa cosa. In questo momento io invece leggo a livello mediatico un'aggressione molto forte all'Inter e già un clima di terrore che aleggia sul mondo Inter. Clima che non condivido, francamente, anzi io più mi allontano da Inter Udinese e più mi si riaccende l'ottimismo. Al tempo stesso credo che anche Chivo adesso abbia una forte responsabilità e voglio sapere un po' che ne pensate voi, ma secondo me adesso a Chivu spetta un compito importante, quello di trovare un modo per dare una scossa a questa squadra, ma soprattutto trovare la chiave giusta per fare di questa la sua Inter e non prendere l'Inter di Inzaghi e adattarla, perché evidentemente con il mercato che è stato fatto è stata data a Chivu l'Inter di Simone Inzaghi, ma questo è un tema che abbiamo trattato tante volte. Come fa a non essere un'Inter già preimpostata su Inzaghi se i primi acquisti, Sucic, il riscatto stesso di Zalewski che poi vabbè è andato via, Luis Enrique, vengono fatti quando ancora si pensava di poter tenere Inzaghi. Anche Bonni non parte molto dopo l'operazione per Bonni, quindi è un Inter che era nata, comunque è un Inter che è stata costruita come se ci fosse Inzaghi, ma in panchina c'è Christian Chivu e questo porta delle differenze enormi, porta delle differenze anche a livello della percezione che abbiamo della forza di questa squadra. E Chivu, secondo me, l'errore che non deve fare, almeno questa è la mia opinione, è quello di prendere l'Inter di Inzaghi e allenarla facendo un po' la brutta copia o comunque cercando di fare quello che faceva Inzaghi. Deve dare la sua impronta, qualcosa si sta già vedendo, deve trovare però la chiave giusta per renderla ancora di più la sua Inter. Uno, perché comunque almeno potrà dire di essersela giocata con le sue idee, che per me ha delle buone idee, Christian Chivu, e due perché è anche un modo per rompere la routine degli ultimi anni. Chivu ha parlato anche della difficoltà di interrompere chiaramente delle abitudini a livello di gioco che sono durate 4 anni in sole 3 settimane di lavoro durante un'estate che è stata molto compressa per via del mondiale e della poca preparazione. Però ecco, la chiave sarà trovare la chiave, e scusate la ripetizione, per costruire adesso la vera Inter di Chivu con le caratteristiche che hai a disposizione, ma si può fare, puoi trovare le tue chiavi. Allo stesso tempo anche Inzaghi comunque dopo Conte ebbe un mercato molto particolare in cui poi con quello che aveva a disposizione è andato a costruirsi la sua Inter. Tanti giocatori secondo me sono stati resi ancora più forti, ancora più validi dal gioco di Inzaghi, quindi questa cosa andrà tarata anche sul valore e poi su quello che farà Christian Chivu, ma Chivu deve fare adesso la sua mossa. Leggo su alcuni quotidiani in particolare una forte aspettativa soprattutto legata a Frattesi, come se poi sarà Frattesi la chiave che farà svoltare l'Inter di Chivu. Mi sembra un filo ambizioso per quanto io sia molto affezionato, comunque a me piaccia Frattesi, ecco pensare che torna Chivu e torna Frattesi dai problemi fisici e lui cambia il volto dell'Inter e diventa l'arma che porta l'Inter allo scudetto, magari mi sembra un filo ambizioso, però qui si gioca molto, secondo me, anche della stagione e di questo progetto dell'Inter, in cui molte scelte restano francamente incomprensibili, secondo me, in questo mercato. Molte scelte restano criticabili all'interno però di una squadra che si è rafforzata, ma nel giudizio del mercato, come dicevamo anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, non puoi prendere solo in considerazione la fredda razionalità di aver sostituito dei giocatori andati via con dei giocatori che sulla carta possono fare meglio. Nel giudizio dei tifosi è giusto, per quanto io non condivida gli estremismi e le urla, eccetera, è giusto considerare che i tifosi si basano anche su altri parametri, come un pochino tutti. Intanto quello che hanno fatto le rivali, come si sono mosse le rivali, dove l'erba del vicino è sempre più verde, ma vi assicuro che non è così verde come la vediamo tutti, ma capisco che tanti vedano cosa hanno fatto i rivali, soprattutto il Napoli, ma non solo, e dicano si sono mossi meglio, si sono rafforzati, eccetera. Bisogna tenere a mente anche quello che si poteva fare e non è stato fatto e soprattutto anche la percezione di questo mercato. Un mercato in cui la dirigenza pubblicamente si è esposta solo su Lookman a livello pubblico, però correggetemi se sbaglio, per me ha dato l'idea che si potessero fare delle cose importanti in questo mercato che poi in realtà nei fatti non sono state fatte. Sono stati investiti dei soldi sì, ma non sono stati fatti quei colpi importanti che potevano cambiare il volto dell'Inter e creare l'Inter di Chivu che
hanno dato l'idea che si potesse fare e invece non sono stati fatti. Questa è un po' la mia impressione, la mia opinione, la mia analisi sul momento nerazzurro. Sono voluto partire da delle notizie per allargare lo sguardo e darvi alcuni pensieri su alcune cose che non avevamo approfondito in queste ore. Fatemi sapere che ne pensate, vi aspetto qui sotto nei commenti, così leggeremo in diretta alle 19:30 le vostre considerazioni. Vi lascio il link in descrizione per entrare a far parte del club, dove stiamo preparando nuovi contenuti e grandi novità, quindi vi aspetto su passioninter.club. Inoltre vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.